Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Benvenuti all'episodio 5 della serie Come nasce l'italiano? Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati a cavallo tra il 1400 e il 1500. Mentre parlo, sullo schermo vedete una cartina della situazione della penisola italiana nel 1499, quindi proprio a ridosso del 1500, e vedete la suddivisione della penisola in diversi stati, regni, ducati, repubbliche e marchesati, che riescono a mantenere un equilibrio e una pace per 40 anni in seguito alla pace di Lodi del 1454. Però questa pace, come sappiamo, giunge al termine con la morte di Lorenzo il Magnifico, che era stato colui che era riuscito, grazie al suo potere, a mantenere questa pace per così tanto tempo. Nel 1492 Lorenzo de' Medici muore e inizia un periodo di declino politico-economico lungo tutta la penisola, perché inizia un periodo che si chiama Guerre d'Italia, che continuerà fino al 1559. Quindi parecchi anni di guerre, conflitti, alleanze, sotterfugi, eccetera, eccetera. Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, Carlo VIII di Francia nel 1494 decide di entrare nella penisola, principalmente perché voleva riprendersi il regno di Napoli, voleva riconquistarlo perché reclamava diritti dinastici con gli Angioini. Voglio aprire una parentesi qui per consigliarvi un libro che ho iniziato a leggere e che mi sta piacendo tantissimo. Si intitola Rinascimento privato di Maria Bellonci. È un romanzo storico in cui seguiamo le vicende di Isabella d'Este. Quindi noi praticamente seguiamo le vicende, gli eventi che si susseguono all'inizio del 1500 attraverso gli occhi di Isabella d'Este. Il romanzo si apre proprio nel momento in cui siamo noi adesso, nel nostro racconto storico, con Isabella d'Este che viene a sapere che Ludovico il Moro, duca di Milano, è stato fatto prigioniero dai francesi e quindi comincia a preoccuparsi per il marchesato di Mantova, proprio perché lei da sempre sosteneva Ludovico il Moro, visto che erano parenti. Aveva paura che i francesi adesso prendessero di mira anche il marchesato di Mantova. Perché erano parenti Ludovico il Moro e Isabella d'Este? Perché erano cognati. Quindi Ludovico il Moro era sposato con Beatrice d'Este, sorella di Isabella. E per pochissimo, non si sposarono Ludovico e Isabella, perché in realtà Ludovico il Moro aveva chiesto in sposa prima Isabella d'Este al duca di Ferrara Ercole I d'Este, ma era arrivato troppo tardi perché Isabella era già stata promessa in sposa a Francesco II Gonzaga. E quindi Ludovico il Moro sposa Beatrice d'Este e la loro unione fu un'unione solidissima. E il loro matrimonio nel 1491, i festeggiamenti del loro matrimonio furono organizzati da Leonardo da Vinci. Il legame tra Ludovico il Moro e Beatrice d'Este era talmente solido, talmente forte, che praticamente insieme avevano creato una corte potentissima. Quindi Beatrice non solo sosteneva le scelte politiche del marito, ma le indirizzava anche. Quindi nel momento in cui Beatrice muore di parto nel 1497, Ludovico il Moro va in crisi e si indebolisce molto e 2 anni dopo, nel 1499, viene fatto prigioniero dai francesi che erano scesi in Italia, che volevano conquistare i territori e che si prendono anche il Ducato di Milano. Fatemi sapere se accoglierete questo mio consiglio di lettura. Tornando a noi, che cosa succede dal punto di vista linguistico-culturale? Ci eravamo lasciati parlando della questione della lingua. Vi ricordate la questione della lingua del Cinquecento?
C'era ormai la stampa a caratteri mobili, inventata da Gutenberg in Germania tra il 1450 e il 1455. Quindi, quale lingua volgare scegliere per stampare testi in volgare? Perché lungo tutta la penisola ce n'era più di uno, come sappiamo. Quindi quale scegliere? E abbiamo visto che la scelta ricadde sulla proposta di Pietro Bembo, che appunto proponeva di usare il fiorentino trecentesco letterario, perché era una lingua già conosciuta, già diffusa negli ambienti letterari e che tantissime persone già usavano e già imitavano da tempo, da almeno un secolo. E quindi questa fu la scelta più naturale, perché le altre opzioni non erano realistiche in termini di stampa a caratteri mobili. Serviva una lingua fissa in qualche modo, che non cambiasse in base al territorio. A questo punto dobbiamo fare un salto di qualche anno ed arrivare al 1525, anno in cui Pietro Bembo pubblica l'opera che si intitola Prose della volgar lingua, con cui si innesca un processo di standardizzazione della lingua letteraria, sul modello del fiorentino trecentesco letterario. La novità è che questa norma esce dal mondo dei letterati e si diffonde anche tra i non letterati, quindi si diffonde tra le persone comuni, grazie anche a una ricca produzione, una ricca stampa di testi didattici in questo senso, grammatiche, prontuari, lessici, che resero disponibili tutte queste nuove regole linguistiche e contribuirono appunto a diffonderle e far sì che le persone, anche le persone comuni, le usassero. Ovviamente poi non è che tutti fossero d'accordo, no? Come spesso accade. Rimanevano comunque degli oppositori a questo, alcuni dei quali facevano parte dell'Accademia Fiorentina perché erano più d'accordo con quello che diceva Machiavelli, cioè era più importante un uso vivo della lingua, di una lingua che si parlasse effettivamente nella loro contemporaneità. Un'altra posizione discordante era quella di tutti gli autori che scrivevano in altri volgari. C'è questo moto di ribellione perché ovviamente il fiorentino trecentesco letterario viene elevato a lingua di tutti, mentre gli altri volgari vengono un po' relegati su un piano secondario. C'è quindi questo scontro tra una lingua che viene percepita aristocratica e le lingue popolari. Questa ribellione si esplicita nella maniera più forte nel teatro, nella commedia dell'arte. Se mi seguite da un po', avete già sentito parlare di questa commedia dell'arte perché ne parliamo spesso quando parliamo del carnevale. Perché dalla commedia dell'arte sono rimaste fino a noi oggi le maschere del carnevale. Arlecchino, Pulcinella, Colombina, eccetera. Ognuna di queste maschere rappresenta i vizi e i difetti del popolo e quindi questi personaggi nella commedia dell'arte parlavano il volgare del proprio luogo d'origine e venivano messi in contrasto con gli innamorati che venivano fatti parlare in italiano, in fiorentino letterario trecentesco e quindi si creava questo contrasto tra una lingua considerata aristocratica, smielata perché era la lingua degli innamorati, troppo romantica quasi, ideale se vogliamo, ai volgari del popolo. E quindi la commedia dell'arte veniva messa in scena in tutte le città, in tutti i posti d'Italia, erano spettacoli improvvisati e quindi quello che usciva ogni volta, però c'era questo elemento comune. Tornando un attimo a Firenze, in contrasto con l'Accademia Fiorentina, c'era un gruppo di letterati, di poeti, che si riuniva con il nome di Brigata dei Crusconi. Non so se questo nome vi fa pensare a qualcosa. Questa Brigata dei Crusconi si prendeva gioco della rigidità dell'Accademia Fiorentina e quindi si divertivano a recitare discorsi ironici e quindi si dava vita a dispute letterarie.
Questi intellettuali si chiamavano Brigata dei Crusconi perché con il loro nome facevano riferimento allo scarto della farina, la crusca. Quindi quando si setacciava si divideva la farina, la parte buona, dalla crusca, la parte da eliminare. E quindi loro si identificavano con la parte eliminata, perché davano voce a tematiche ritenute futili, non importanti, e si divertivano così. Erano comunque degli incontri bonari, non avevano nessuna pretesa letteraria. Però nel 1582 si aggiunge al gruppo Leonardo Salviati, che dà una svolta al percorso di questo gruppo, perché lo rende più serio, più strutturato e con un obiettivo: mostrare, promuovere e conservare la bellezza del volgare fiorentino sul modello degli autori del Trecento. E mantengono il nome Crusca, si chiamano Accademia della Crusca, però cambia il senso della metafora, perché si danno come obiettivo quello di distinguere tra la parte buona della lingua, la farina, e la parte cattiva da eliminare, la crusca. Quindi quando viene fondata l'Accademia della Crusca aveva non solo un ruolo di conservazione e di promozione, ma anche un ruolo regolatore, perché diceva ciò che era giusto e ciò che era sbagliato. Un'altra data molto molto importante per l'evoluzione della lingua italiana è il 1612, quindi facciamo un salto temporale molto ampio e arriviamo al 1612, anno in cui viene pubblicato, dopo anni di lavoro di lessicografia da parte di Salviati e tutto il gruppo dell'Accademia della Crusca, al primo vocabolario degli accademici della Crusca, quindi il primo grande dizionario di una lingua moderna, che divenne poi il modello per i dizionari successivi di altre lingue come il francese, lo spagnolo, il tedesco e anche l'inglese, se non sbaglio. Quindi è stato un grandissimo lavoro che portò proprio a un punto importante per lo sviluppo della lingua italiana. Quali erano le caratteristiche di questo vocabolario? Innanzitutto si basava sul purismo linguistico. La lingua era il fiorentino letterario del Trecento delle tre corone, Dante, Petrarca e Boccaccio. Vennero presi in considerazione per la redazione del vocabolario anche testi di autori successivi che però si rifacevano agli autori del Trecento. Vennero presi in considerazione anche testi non letterari, sempre del Trecento, quindi per esempio lettere private, scritture contabili, eccetera. Poi venne considerata anche la lingua fiorentina contemporanea, a loro contemporanea, se le parole moderne erano morfologicamente e foneticamente coerenti con le strutture del Trecento. E poi vennero anche prese in considerazione parole di altri volgari, come il lombardo, il veneto o il napoletano, per esempio, se quelle parole erano già state inglobate al loro tempo nel fiorentino del Trecento. Stessa cosa per le parole latine e i latinismi. Quindi un aspetto importante da sottolineare è che è in questo momento storico che avviene un cambiamento linguistico importante, o perlomeno c'è un cambiamento di percezione delle varie lingue lungo la penisola, perché viene preso uno dei volgari e viene elevato a lingua nazionale, anche se una nazione non esisteva ancora. Però di fatto il concetto era quello. E quindi cambia proprio lo status e la percezione di queste lingue. Quindi qual è la situazione di plurilinguismo in questo momento storico nella penisola? C'è il latino, ovviamente, il latino c'è sempre e ci sarà fino al 1800 inoltrato. Si parlerà e si scriverà comunque in latino, perché è la lingua della cultura, della chiesa, delle università.
sarà poi la lingua internazionale della scienza, eccetera. Poi il fiorentino trecentesco, letterario, diventato italiano, se vogliamo, in letteratura, e viene però anche usato dai professionisti dell'amministrazione, giudici, notai, avvocati, mercanti, eccetera. Usano comunque il fiorentino per comunicare tra di loro, venendo da parti diverse, certo è con una forte influenza nel parlato da parte del loro volgare, soprattutto nel vocabolario, si può ipotizzare anche nell'accento. E quindi poi ci sono tutti gli altri volgari, che diventano, se vogliamo, i dialetti e le lingue regionali che conosciamo ora. Quindi i volgari rimangono nell'uso quotidiano, più informale della vita, regionale soprattutto, e influenzano un po' l'italiano parlato. Questo è il motivo per cui oggi, nell'italiano contemporaneo, resiste ancora una grande differenza tra l'italiano scritto e l'italiano parlato. Quando scriviamo tendiamo a essere molto più complessi, molto più formali, proprio perché l'italiano, nella forma scritta, porta con sé ancora tutta quell'eredità di lingua letteraria, di lingua estremamente strutturata. Bene, questo è tutto per oggi. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video e vi do appuntamento al prossimo episodio. A presto! Ciao!